Come si costruisce un macchinario industriale? Oggi giornata di rec. Salvatore, che stai facendo? Sto preparando un tubo di travaso, amici. Per gli amici. Per gli amici. Ciao, sono Francesco Marfisi, un ingegnere diventato commerciale. Ti porto all'interno della mia vita professionale. Oggi ti mostrerò come si costruisce un macchinario industriale. E perché lo faccio? Perché se sei uno studente di ingegneria, se sei un ingegnere e vuoi cambiare lavoro, sappi che secondo Federmacchine in Italia nel 2025 ci sono circa 26.000 aziende che producono macchinari industriali o comunque lavorano in ambito di produzione di macchinari industriali. Come si costruisce un macchinario industriale? Ok, iniziamo. Assunto il fatto che il progetto sia buono, giusto e pronto, che sarà motivo di altro video successivo, iniziamo con la costruzione di un macchinario industriale. Le condizioni al contorno per una buona costruzione sono un progetto pronto e definitivo e acquisto dei materiali fatto. Quindi iniziamo con le nostre condizioni al contorno, ovvero design, ovvero il progetto pronto, e materiali. La nostra unità produttiva è pronta alla costruzione. Quindi cosa si fa? Prima di tutto è perché e come bisogna costruire un macchinario. Come dicono tanti oggi, qual è la nostra mission? La nostra mission è macchinari costruiti per durare una vita. Ok? Quindi tutta la progettazione e quindi a valle la scelta dei materiali viene effettuata al fine di avere un macchinario durevole per molti e molti anni. Detto questo, iniziamo con la costruzione di un macchinario industriale. Scendiamo giù in produzione ed intervisteremo i ragazzi che tutti i giorni costruiscono macchinari industriali. La prima fase è la lavorazione della materia prima. In questo caso stiamo parlando di lamiere di ferro, acciaio inox, tubolari e quant'altro. Quindi avviene il taglio attraverso, in questo caso, di un taglio plasma, della foratura, piegatura, presse e quant'altro. Adesso sono qui con il mio collega Lorenzo, uno dei responsabili di produzione, che ci spiegherà qual è la sua giornata lavorativa per la costruzione di macchinari industriali. Ciao Lorenzo, cosa stai facendo oggi? Stiamo preparando un mixer, un cono. Adesso vi spieghiamo il procedimento per costruire un macchinario industriale. industriale. La prima fase è la lavorazione della materia prima, che come hai detto prima può essere un taglio al plasma, foratura e quant'altro. Giusto Lorenzo? Giustissimo, taglio al plasma, pulizia del pezzo e poi in base all'esigenza foratura, piegatura e saldatura. Certo, infatti abbiamo ovviamente più banchi, più postazioni per la saldatura e altre lavorazioni, come ovviamente tutto il reparto meccanico per la fresatura, fornitura e quant'altro. Quindi qui avvengono tutte le lavorazioni per poi arrivare alla macchina finita. Grazie Lorenzo. Buona giornata. Oltre alla lavorazione della lamiera tubolare e quant'altro, c'è in parallelo tutta la lavorazione meccanica che viene effettuata attraverso macchine a controllo numerico, come ad esempio un tornio e una fresa. Adesso sono qui con il mio collega Giancarlo. Ciao Giancarlo, dove ci spiegherà cosa fa di solito per la costruzione di un macchinario. Quindi, assunto il fatto che ti arriva il progetto fatto bene e definitivo, come avviene la lavorazione meccanica di tutti i componenti al fine di costruire un macchinario industriale, ecco. Sì. Niente, allora ci arriva il disegno e in questo specifico stiamo realizzando un componente per un tente in catena.
Nello specifico un perno da 20 da materiale C45 con praticamente 3 lavorazioni, da una parte una ripresa con un filetto da M16, dall'altra un alloggio per una chiave da 17, questo far sì che per il serraggio del perno, con un alloggio per un fermo per il perno, quindi tutto qua. Quindi comunque sia a te è affidata tutta, diciamo, la costruzione meccanica di quello che poi è il macchinario finito. Sì. E tutti i componenti in questo meccanici. reparto quindi appunto c'è tutta la lavorazione in dettaglio di ogni componente del macchinario. Questo è quanto. Grazie Giancarlo. A voi, buon lavoro. E arriviamo alla seconda barra terza lavorazione. Dopo la lavorazione della materia prima, la parte meccanica, si arriva alla fase di saldatura. In questo caso sono con il mio collega Thomas. Ciao Thomas, che cosa stai facendo oggi? Sto saldando la pipa del mulino. Ok, che è una parte del macchinario di punta di produzione di questa azienda, e quindi avviene appunto la fase di saldatura e successivamente poi la fase di assemblaggio. Grazie Thomas. Prego. A questo punto si arriva alla fase di assemblaggio di un macchinario industriale. In questo caso stiamo parlando di un mulino per la produzione di ossido di piombo per fare le batterie al piombo. Lui è Luca, un altro dei responsabili di produzione. Ciao Luca, che cosa stai facendo oggi? Niente, oggi stiamo iniziando a fare l'assemblaggio di un mulino e si inizia dalla parte del basamento. Iniziamo prima con tutto il basamento mettendo tutta la macchina a livello. La seconda fase è il montaggio dei supporti dove va appoggiato il cilindro del mulino. Finita questa fase andiamo sulla parte meccanica, il motore di tutta Sì, la c'è il fase. riduttore e quant'altro. Qui come vediamo c'è il Silo cilindretti, cilindretti. che sarebbe un sistema di convogliamento dei pezzi da lavorare. Quindi sono dei pezzi di piombo che in modo automatico vanno all'interno del mulino e poi niente, finisce la fase di Questo, assemblaggio. diciamo, la fase di assemblaggio del mulino. Grazie mille. Ciao. Finita la parte meccanica, ovviamente c'è tutta la parte elettrica, perché un macchinario industriale deve essere acceso e ad oggi vengono accesi attraverso dei quadri elettrici, dove appunto passa corrente, PLC, termici e quant'altro per movimentare il macchinario e appunto fare la sua funzione. In questo caso ricordiamo, questo mulino serve per produrre ossido di piombo, ma non entriamo nei dettagli di produzione del macchinario. Stiamo parlando di come si costruisce un macchinario industriale. Adesso siamo arrivati nel reparto elettrico e sono con Marco. Ciao Marco. Buongiorno a tutti. Lui è il cablatore dell'azienda. Che cosa stai facendo oggi, o meglio da qualche tempo ad oggi? Allora, io sto facendo un quadro elettrico per un mulino e Niente, inizi con la tua fase solita, quindi prendi la parte metallica prima. Diciamo la carcassa del quadro e comincio a fare tutto il suo processo, diciamo canaline, barre omega, e poi comincio a mettere tutti i componenti Quindi elettrici. termici, interruttori. Relè, morsetti, PLC, tutte queste cose qui. E solo dopo si inizia con il cablaggio. E dopo inizio con il cablaggio. Questo è come si fa un macchinario industriale. Ovviamente a conclusione del quadro elettrico, o meglio, una volta finito il quadro elettrico, c'è tutta la parte software, ma oggi non abbiamo con noi il nostro softwareista Victor, che saluto. Comunque, ad ogni modo, viene caricato il software che viene opportunamente progettato e dopodiché ci sono le fasi successive, ovvero di FAT e SAT, ma ne parliamo in un altro video. Quello che vi ho mostrato oggi è la costruzione di un macchinario industriale, più nello specifico la costruzione di un mulino che in gergo tecnico in inglese si chiama ball mill e serve per produrre ossido di piombo,
che è necessario per la produzione di batterie al piombo, ma non entriamo in dettaglio. Quello che voglio farvi vedere è appunto questo mulino, che è un sistema del tutto automatizzato. Nel nostro caso ne abbiamo venduti e ad oggi sono installati più di 64 tipi nel mondo. Tornando a me e a te che sei un ingegnere, un aspirante ingegnere, quello che faccio io oggi è essere un commerciale tecnico. Che cosa vuol dire? Assisto i miei clienti e potenziali clienti nella scelta e nelle istruzioni di questi macchinari industriali. Se sei un aspirante ingegnere, sappi che questa è la vita e questo magari ti capiterà di vendere se lavorerai in un'azienda che produce macchinari industriali. Se sei invece un manager, ufficio acquisti, engineering e vuoi una collaborazione con me, con l'azienda per cui lavoro, basta cliccare sul link qui sotto e inviarmi una email. Io sono Francesco Marfisi, un ingegnere diventato commerciale. Ciao, alla prossima puntata.